Ciao a tutti, stiamo verificando lo stato livello dell'olio della moto di Puglia, che continua a perdere olio. Allora, siamo a Edirne, ci sono 50.000 gradi e adesso partiamo, andiamo verso Istanbul. Io ho un'infiammazione all'occhio sinistro, come vedete. Stamattina sono andata in una farmacia a prendere una pomata che applicherò mattina e sera, vediamo se mi passa. Deve essere entrato qualche corpo estraneo o semplicemente magari per troppo vento mi si è infiammato l'occhio. Bene, le moto sono pronte. Noi qua, in questo punto qua, abbiamo preso l'autostrada ieri e abbiamo fatto questo percorso qua fino al confine di Stato. Dopo abbiamo dormito qua dove c'è, vedete, Selim e Moschi, che adesso è chiusa per restauro fino al 2025. Purtroppo. Sì, purtroppo. E adesso molto probabilmente, perché Giuliana comunque non è che abbia tutto questo tempo, prenderemo l'autostrada da qua e arriviamo, prendendo questo bypass qua sotto, arriviamo fino a dove c'è scritto Historic Areas, cioè a Sultanahmet. Qua c'è un'altra strada che si potrebbe fare in caso di alto traffico, che è quella che porta al nuovo aeroporto, che è qua, che è questa, ma non la consiglio per oggi, per cui oggi molto noiosamente faremo questa strada qua, così. Vediamo di uscire dall'hotel senza incastrarsi coi bagagli. Thank you. Ciao ciao Edirne, ci vediamo la prossima volta che attraverserò il confine via terra, direzione Istanbul, col suo folle traffico. Chissà come sarà. Guardando Google Maps è già tutto rosso, quindi siamo preparati. Strelle, mattoni, Itong, cementi e intonaci. Tante angurie. Ieri abbiamo mangiato le ciliegie nel posto dove abbiamo cenato, buonissime. Adesso prendiamo l'uscita per Sultanahmet, Aksaray. Un inferno sto traffico. Non è un traffico lento come quello indiano tipo di Bombay, è un traffico veloce ma pieno, per cui veramente un incubo. Il consiglio quando siete in traffico del genere è quello di navigare il traffico come se fosse un grande fiume, per cui al posto di inseguire le macchine mettetevi a una velocità costante, state su una carreggiata e cercate di fare meno spostamenti possibili. Tutti gli altri vi eviteranno, vi salteranno davanti, da sinistra a destra, ma così più o meno siete sicuri di sopravvivere. Fregatevene degli altri, andate avanti per la vostra strada, anche se andate più lenti. Il mio cellulare qua è morto, ho smesso di caricare, si è spento, forse per il caldo, e non è una delle posizioni migliori. L'anno scorso però non mi era mai successo. Stiamo entrando nel cuore di Istanbul, Sultanahmet, bandiere della Turchia che svolazzano ovunque. Col traffico è andata meglio del previsto. Sarà che forse prima mi aveva impressionata di più perché era la prima volta che affrontavo un traffico pazzo. Probabilmente dopo l'Iran, dopo l'India, tutto sembra più facile. Sì. ...34 minuti, 3 chilometri. Ecco, si vedono le mura di Costantinopoli
È la prima volta che arrivo a Istanbul da Edirne, però da noi c'è il Bosforo. Ho provato a mettere la seconda, ma niente. È verde e siamo tutti bloccati. Che meraviglia. Omar on the way. Ok, I will check. Vai. Ciao amico, ciao. Sì, ciao. Sprint è durato poco. Ma quanto siamo lontani ancora? Quanto manca? Puglia sudato. Non si può essere troppo buoni per uscirne vivi da questo traffico. Bisogna sapersi far valere. Questo contromano, ma tutto normale. Anche se dopo essere stata in India, questo mi sembra niente. Dopo essere stata in India, sì. Capirai anche tu. 5 minuti 350 metri. Grazie. Questo è il kebab. Questo è il kebab. L'agnello. Allora, È buono. siamo finiti su questa terrazza fighettissima. Oggi abbiamo Spenderemo più soldi in questa cena che nelle prossime 2 settimane. 2 settimane di viaggio, però insomma ce lo meritavamo. Sul Bosforo. I souvenir presi a Istanbul che ci sono stati. Ci sono stati, dai, nello zaino, perfetto. Importante che arrivino integri. Ciao a tutti. Sembra che ho sempre la stessa maglietta, ma vi giuro che ho almeno 4 magliette così rosa tecniche che adoro, si asciugano subito, sono da bici ma le adattiamo benissimo alle moto. Siamo a Istanbul, oggi si parte qua dal Minel Hotel che ci ha ospitato per questi 2 giorni. Giuliano che ha finito di caricare la moto, che oggi ci abbandona e se ne va verso i Balcani, torna verso casa. Ritorno verso l'Italia. 3 giorni dopo tornerà in Veneto a Cittadella. È stata una bella avventura. No, in realtà è ancora una bella avventura perché ho 3 giorni per tornare a casa. Esatto, mica è finita. Vediamo se Amedeo ci fa vedere la cartina, perché noi adesso abbiamo la direzione Georgia, ma passeremo per la Turchia del Nord, che è una zona non battuta da entrambi, mai stati. Noi siamo qua, adesso prenderemo il tunnel che passa sotto il Bosforo. A cui possiamo accedere alle a cui moto. Ultimamente possono accedere anche le moto da 1 anno e mezzo. Prenderemo questo ponte, attraverseremo e da qua prenderemo un pezzo del TET che porta su in questa direzione e poi questa qua in mezzo al nulla e vedremo dove arrivare. Non abbiamo detto granché, ma abbiamo passato 1 giorno e mezzo a Istanbul, città dove Amedeo è stato un'infinità di volte, anch'io 5-6 volte. Amedeo ha fatto la guida Giuliano, dal palazzo Topkapı, il museo archeologico, il museo delle arti islamiche, Santa Irene. Era chiusa, il bellissimo museo Dei mosaici del Sacro Palazzo, dove non c'è mai nessuno, ma è bellissimo. Era ma chiuso. neanche il museo delle arti islamiche, c'è mai qualcuno. Esatto, è vero. Bellissimi però perché insomma danno l'idea della cultura del posto. Ieri tra l'altro siamo riusciti anche in coda, siamo andati al bazar in coda per insomma, perché chiudono alle 6, cioè aprono sul tardi, fanno le loro canoniche 8 ore, però poi chiudono. Siamo riusciti ad entrare a Santa Sofia di notte. Non è più museo, è diventata moschea, per cui purtroppo vedere dei mosaici bizantini coperti o il secondo piano chiuso fa molta tristezza. Avendo visitato Santa Sofia io prima
pacche della conversione, purtroppo. Siamo entrati dentro la Moschea Blu. Siamo riusciti a prendere l'ultimo traghetto, sì. battello L'ultimo che ci battello. portava sul lato asiatico, così al tramonto. Giuliano ha visto Istanbul via mare al tramonto. Sì, perché Istanbul va vista anche dal mare, è molto affascinante vedere proprio anche tutti i contorni dei tetti, delle moschee che si stagliano all'orizzonte. Ma davvero hai voglia di fare il tetto oggi? Non so se ho tanta voglia di fare il tetto. Vediamo oggi come fare, comunque insomma ci manterremo verso la parte nord. Il prossimo video sarà tra 5 minuti nel prossimo hotel dall'altra parte del Bosforo. Ci immagino. Viaggiati. Seguiamo, adesso vediamo di uscire dal traffico di Istanbul, che è la cosa. Bene, siamo appena ripartiti dall'hotel. È domenica. No preoccupe, scrivici quando sei in un posto sicuro. Sulla mia destra sono le mura marittime della città di Costantinopoli, che insieme alle mura teodosiane chiudevano l'anello intorno alla città. Costruite intorno tra il IV e il V secolo, dopo più volte risistemate. Diciamocelo, le mura sono quello che è la città di Costantinopoli. Costantinopoli è esistita finché esistevano le mura, e per secoli, dai bulgari agli arabi, i loro eserciti sono infranti contro queste mura, perché nessuno aveva la potenza, fino all'impero ottomano, fino all'invenzione della polvere da sparo, di farvi breccia. Poi bisogna immaginarsi che questa strada non c'era, qua al muro le mura finivano a strapiombo nel mare, non offrendo neanche un pezzo, neanche un centimetro di bagnasciuga. Sono qualcosa di incredibile, una testimonianza della storia umana che è perdurata per oltre 1000 anni. Ti entra nelle narici il Bosforo. Ciao Istanbul, sei come un immenso gatto che si stiracchia le sue zampine sulla terra. Miau. Proviamo a fare questo tunnel che era vietato alle motociclette, ma in teoria adesso no. Siamo nel tunnel sotto il Bosforo, almeno all'inizio. Fa abbastanza impressione passare dall'Europa all'Asia così. Fa parecchio caldo, ho un po' di... non è paura, un po' di sensazione, siccome io sono claustrofobica, gli spazi chiusi dove so che la via d'uscita è lontana mi inquietano, quindi non vedo l'ora di uscire. Ed eccoci di nuovo in Asia. 37 gradi, 100 phon che puntano nella mia direzione. Siamo fermati in un paesino, Turchia vera già. Abbiamo preso 2 banane. A me mi ha appena fatto la doccia a 39 gradi. 2 pesche, bottiglia d'acqua e una bottiglia di tè per Amedeo. Abbiamo pagato 2 euro, totale 2 euro. E adesso facciamo pausa qua, penso che mangeremo frutta e Amedeo diventerà fruttariano, io col caldo divento fruttariana a pranzo, poi mi rifaccio cena e proseguiamo verso questo posto di cui ho letto, ho sentito parlare, ho visto dei video e vediamo se riusciamo a entrare e cerchiamo di capire un po' com'è la situazione. Comunque siamo a 250 km da Istanbul. Scusa, c'era un cane, volevo inquadrare lui. Siamo a 250 km da Istanbul. È già tutto più autentico. Il caldo ci ha fatto desistere da fare il TET qua, quindi forse lo facciamo più avanti. Il TET è quella strada, fuori strada del Trans Euro Trail. Sono delle strade bianche, anche difficili, con varie difficoltà che attraversano più o meno tutta Europa e anche la Turchia. Al posto di quello che avevamo detto stamattina abbiamo preso l'autostrada, fra l'altro essendo domenica abbiamo trovato troppo poco traffico. Abbiamo preso questo qua, abbiamo fatto una deviazione qua, abbiamo preso l'O7, la 07 o 7, quello che diavolo è. Siamo passati per Izmit, siamo usciti, adesso siamo
a Chiazzi, che è questo posto qua che vedete dopo. anche. Lo vedete anche sulla sopra. Siamo qua e adesso prendiamo la 140 che ci dovrebbe portare in questa direzione qua. Dove stiamo andando? In questo posto senza nome, che in realtà non so neanche io come si pronuncia. L'unica roba che ho capito è che noi andiamo a dormire qua Ah, ci spostiamo un bel po'. a Safranbolu, che è la città storica che fra l'altro patrimonio UNESCO con delle bellissime case ottomane. Quindi dovremo trovare dopo il modo per passare da qua, eventualmente faremo questa strada qua in questa direzione, ripassiamo sotto l'autostrada e andiamo a dormire qua a Safranbolu. Assistiamo alla vestizione qua, quindi oltre alla maglietta tecnica da bicicletta si mette il paraschiena, Che è leggerissimo e non mi ricordo di averlo perché è leggero. è talmente leggero che si dimentica persino di metterlo. Giacca trafforata. Il Wayfarer. Occhiali essenziali. Perché non ho una visiera? E guanti traforati anche questi. Perché io caldo, se no. Questi sono i guanti omologati della Francesca, questi sono i guanti non omologati che uso io, comprati su Amazon. Ognuno ha il suo grado di rischio. Molto più fresco rispetto giù, è molto meglio già, anche se ho un 2 gradi in meno. Siamo a 690 metri, stiamo salendo. Arriveremo a circa 900 metri. Avete già capito dove stiamo andando? Gigantesche case per uccelli fallite in cemento armato. Ci posso credere. Ma sono davvero dei piccoli castelletti trash. Ci sono miliardi di roba Uno attaccato all'altro. data via. Ma Serramenti, porte, ringhiere, tetti. Ma non si può entrare? Hello. It's not possible. Entrance fee, 30 minutes, $50. $50. Very much, I know. $50. Hai sentito? 10 minutes, quanta euro? Sì. Sì. 10 minutes, 15, 20, 30, Ah, 50. $15 in 10 minuti. non gli do neanche un centesimo. Ma io non posso credere che tutti quei video che trovi online con la gente dentro ha pagato per venirci dentro. Francesco è preoccupato di un'auto che arriva da 10 km che ha già rallentato. Se tra 2000 anni ci saranno degli archeologi che trovano questa roba qua e penseranno che questo è il picco della nostra civiltà, aiutatemi a fare in modo che questo messaggio arrivi a tutti, rimanga scolpito da una pietra. Questo non è il punto più alto della nostra civiltà, è il punto più basso. Dai, via. Sfugge quale persona sana di mente può aver progettato delle casette che vorrebbero essere dei castelletti tutte uguali l'una accanto all'altra, follata la situazione come Rimini ad agosto. Allora, o mi sfugge qualcosa della cultura turca, perché magari il gusto o il desiderio è di stare tutti vicini e avere tutte le case uguali, oltre che avete visto d'estate sono 42 gradi quando si è fermi. È una zona dove non ci sono corsi d'acqua o risorgive, almeno non nelle vicinanze, per cui perché qui pare che il fondo sia fallito
un fondo di costruttori, un gruppo di costruttori ha pensato che fare quella cosa lì fosse una gran figata, che potesse avere un successo stratosferico, e invece quello che è successo è semplicemente che hanno finito i soldi prima di iniziare a vendere, finito tutto, abbandonato lì, persi miliardi, più di 700 stabili. Puglia mi ha appena scritto che è arrivato sano e salvo in Bulgaria, è fatta, Grande Puglia! bravo Puglia. Hello, What's your name? Amedeo. Ülke, Türkiye, Italia, İtalya, Türkiye, Turchia, Georgia, Armenia, Iran, Iraq, Turchia, Italia. Oh, yes. Vai. Bye. Eccoci a Safranbolu, patrimonio UNESCO. Ma che bello! Mantiene ancora le caratteristiche case di epoca ottomana. Papà. Mi ricorda un po' Valico Tornovo. Eccoci. Siamo arrivati a Safranbolu, camera incredibile, in una tipica casa ottomana, infatti è patrimonio UNESCO Safranbolu. E non ha l'aria condizionata. Sì, infatti stiamo sudando tantissimo, già siamo accaldati, sono 38 gradi, siamo già accaldati da tutto il viaggio. La verità è questa, che non arrivi mai bello, pulito, fresco dopo che viaggi in moto la sera. Infatti, guardate un po' di realtà. Siamo arrivati, abbiamo riversato tutto, tutti i bagagli, tutto per terra. Il letto durerà così pulito ancora per poco. Questo posto mi ricorda tantissimo in realtà Shimla, che è quelle tipo hill station Indiane. però senza il caos indiano. È vero. Con un po' di caos turco, ma molto proporzionato. Molto tranquillo. Molto tranquillo. È buonissima sta roba. Ho ordinato degli spaghetti local food, però. Non c'era scritto spaghetti, c'era scritto No. local food. C'era solo scritto con Google Traduttore noci. Questo è l'Aira in Ed è anche bottiglietta. buono, ed è buono, cioè sembra spaghetti. Moussaka. E questo cos'è? Non so, Non ci ricordiamo. ma questa roba è buonissima. Vista Moschea e siamo nel cuore di Safranbolu. Dopo vi aggiorniamo sul prezzo di sta cena. Ciao amore. Allora, mentre io coccolo questo bellissimo cane e il canto del muezzin continua, la cena. La cena alla fine, che era eccezionale. E abbiamo preso anche 2 dolcetti. Esatto, cibo locale, molto buono, veramente, veramente molto buono, veloce tra l'altro. 21 euro 21 euro. in 2, quindi 10 euro testa. Ed è un posto turistico per turchi. Sì, infatti la cosa bella è che anche lungo le bancarelle
Non ci sono nessuna indicazione di prezzo / di indicazione di prodotto in inglese, per cui è turismo veramente locale. Scaricate Google Translate. Esatto, che vi salverà. E noi vi diamo la buonanotte. Domani proseguiamo lungo la costa del Mar Nero. Non abbiamo ancora capito dove si va. Non abbiamo ancora deciso dove andare, però insomma ve lo faremo sapere. Buonanotte. Guardate che meraviglia. E adesso